in onore di camera. Ok, così. La fogliolina, poi faccio tutto là, vediamo un po', assaggiamo, guardate qui. Cari signori, vediamo oggi cosa andiamo a fare. Oggi andiamo a fare la ricetta della pappa al pomodoro fatta in una maniera, spero, molto semplice e molto rapida. Io ho messo in questa pentola, già a cuocere, della cipolla, della cipollina bianca e dell'aglio. Ok? L'ho fatto andare ora per accelerare i tempi. L'ho fatta andare. L'aglio non gli do levate, non ha mai ucciso nessuno. Un pochino di aglio al limite, se vi arriva dopo lo mangiate. A questo punto ci andrò a mettere un pochino di peperoncino. Io vi consiglio, magari se ce l'avete, mettetecelo fresco. Là. Voilà. Qui ho messo del pelati, diciamo così, se siete d'inverno prendete dei pelati e lo passate, se siete in estate, se siete d'inverno prendete dei pelati e lo passate, in estate invece vi consiglio il pomodoro assolutamente fresco, va bene? Ok, io cosa ci ho messo? Ci ho messo già un pizzico di zucchero per l'acidità, ci ho già messo dentro un po' di basilico, perfetto. Facciamo arrivare a temperatura del tutto. A questo punto un pizzico di sale, non esagerate, magari in fondo lo riassaggiate. Io vi consiglio un pizzico di pepe. Ci ho anche messo un pezzettino di ramarino, di rosmarino, che poi magari dopo andiamo a togliere. Questo qui per insaporire l'ho messo nel soffritto. Ok, arriviamo a temperatura. L'olio, quello che ho fatto io quest'anno, ok, ho fatto che è una primizia. Se non avete la fortuna di farvi l'olio, cercatelo buono, e qui ce ne vuole un po' di più, non fate tirchi, ce ne vogliono, io ci ho messo almeno 5-6 cucchiai, c'è poche cose, quelle cose ci devono essere. Ok, per il pane, se avete la fortuna di avere a casa del pane che ha 2-3 giorni, anche 4 giorni, del pane buono però, non del pane finto, non della baguette, dei panini, del pane cafone, del pane paesano, quello fatto bene, del pane, che ne so, di Altamura, del pane toscano, anche possibilmente, se sciocco, ancora meglio. Ok, se non avete questa fortuna come a me stamani, io non ho fatto altro che metterlo in forno. Io stamani l'ho messo 5 minuti, ok, nel forno, l'ho tagliato a pezzettini piccoli perché questo mi faciliterà dopo l'assorbimento. Ok, quando il pomodoro ha preso calore, questa è una ricetta fresca, se non deve cuocere tanto, buttiamo via tutto. Facciamo amalgamare
tutto assieme. Qui non occorrerà acqua perché l'acqua sarà quella del pomodoro, per questo io non l'ho fatto ritirare, perché mi servirà a fare amalgamare. Ricetta semplicissima, antica, una volta serviva un pochino a riutilizzare il vecchio pane per non buttarlo via, si faceva un po' le galline e un po' a noi nella minestra. Cosa importante che qui non dovete mangiarla subito, questa va fatta la mattina per il giorno, la mattina per la sera per la mattina dopo. Il calore sotto la pentola basso, perché deve semplicemente... Io il basilico ce l'avevo già messo, ma ce ne rimetto un pochino a crudo. Bene, andiamo a assaggiare di sale. Perfetto. Buono. Ok, e qui fate amalgamare il tutto senza esagerare, senza portare troppo avanti. Ok, in questo caso ho trovato un pezzettino d'aglio e via. Il pane si scioglierà da solo, non ci sarà nessun problema. Si sta già, guardate qui, la consistenza. Ora fra 3 minuti ci siamo. Ok, non occorre andare avanti, basta. Spegniamo. Poi un filo d'olio, quello buono, mi raccomando. Poi ci rimettiamo su un pizzico di pepe. Voilà. Perché ho spento? Perché è quello che vi dicevo prima, che ora lo lascio andare, nel senso a fuoco spento, deve rimanere, fare l'assaggio per sicurezza. Spettacolo. Fuoco spento, io cosa faccio? Ci metto anche ulteriormente il famoso cencio che dice male di straccio sopra e lo lascio stare qui tranquillo e beato, ma minimo 2 ore minimo. Se voi avete fretta, guardate voi, diciamo così, dopo un'oretta, 2 sarebbe pronto. Però la cosa migliore è, come vi ho detto, portatelo magari se riuscite un pochino più avanti. Al momento di servirlo, ora è ancora caldo ovviamente, non fate altro che, se si è un po', diciamo così, ritirato, metterci un filino appena di acqua, lo scaldate, però considerate che questo qui va mangiato tiepido. Così facciamo anche l'assaggio in diretta. Già ora è delizioso, figuriamoci dopo. E dopo si serve non bollente, tiepido, su una terrina, filo d'olio, basilico e via andare. Ok, siamo arrivati al momento dell'assaggio. Lo assaggiamo in diretta, così. Richiudiamolo. Si assaggia in onore di camera. Ok, così. La fogliolina, poi faccio tutto là.
Vediamo un po'. Assaggiamo. Guardate qui. Ora ancora a pezzettini perché deve rimanere un po' dentro, però in onor di camera lo facciamo assieme. Vi salutiamo. Questa è buona. Ricordate di mettermi il like, di seguirmi e vi ringrazio tutti. Alla prossima ricetta. Più buona, sempre più buona.